Se non ne puoi più dei profumi al cocco, tiare monoi e creme solari per l'estate e cerchi delle chicchette estive insolite, dissetanti, possibilmente senza dover spendere un rene, allora sei nel posto giusto. Sigla e partiamo! Partiamo con una chicchetta nostalgica low cost direttamente dagli anni 90, che nasconde un'eredità gigantesca, infatti porta la firma di Coty, che è soltanto considerato il padre della profumeria moderna. Questo profumo è Chanson d'Eau ed ha un profumino veramente molto autentico per il costo irrisorio che ha. Qui la parte aromatica del basilico incontra una ruvidezza citrica del mandarino. Abbiamo anche mango, ma non un mango polposo, dolce e tropicale, ma piuttosto un mango più trasparente, più acquatico. Una punta di cardamomo che gli dà quella speziatura un po' più fredda e una lavanda che ripulisce tutto e gli dà un carattere assolutamente unisex. È un profumo che ha un effetto botanico, fresco, dissetante, acquatico e perfetto per l'estate. Io ho trovato un corrispettivo visivo di Chanson d'Eau in Ila e le ninfe di John William Waterhouse. Cercavo un dipinto dove emergesse un lato boschivo, verde, acquatico e vegetazione fitta bagnata d'acqua fresca. Se cerchi un profumo di pulito rigoroso, una freschezza aromatica elegante, il mio consiglio cade su English Lavender di Yardley. Yardley è un brand nato nel 1770 come produttore di saponi alla lavanda ed è stato fornitore della famiglia reale britannica per anni. Si tratta per me di una lavanda purissima, rigorosa, in cui io sento tantissimo la salvia sclarea che la asciuga moltissimo, gli dà un retrogusto quasi di fieno, di erba tagliata. Quando andate ai mercatini e prendete quei sacchettini di lavanda pura, è come se ci fosse veramente il profumo della lavanda secca e anche un po' del cotone intorno. Ci sono anche l'eucalipto, la camomilla e il geranio che accentuano secondo me questo lato erbaceo e un po' austero. Sul fondo il patchouli dà all'intera composizione la sua profondità e c'è anche della vaniglia che scalda il profumo in asciugatura. Per me visivamente questo profumo è racchiuso nei silenzi geometrici di Wilhelm Hammershøi. English Lavender secondo me ha proprio quel colore lilla tortora grigino della parete. Questo profumo per me è come il silenzio perfetto di una stanza in ordine, il bianco asciutto di una tovaglia di lino pulita e il tutto racchiuso in un'eleganza cerebrale, pacata. Se cerchi l'eleganza francese senza svenarti, per me la risposta è una sola: Fragonard. Il loro Tilleul Cédrat è poesia pura. Immagina di essere in un pomeriggio d'estate all'ombra di un albero di tiglio in fiore, con un tè freddo agrumato tra le mani. Questo è un floreale giallo meraviglioso, in cui la nota del tiglio ha un retrogusto mielato, ma non quel miele denso, pastoso della profumeria gourmand. È un polline aereo, luminoso e naturalissimo. Fragonare incastona questo cuore floreale mielato, mettendo a questo profumo una corona agrumata data dalla nota del limone del Marocco e del mandarino, che proprio dà una sferzata di luce acidula che taglia la dolcezza, mentre dall'altro lato c'è questo tocco della foglia di violetta che gioca sul lato più umbratile del profumo e che in un certo senso lo rinfresca. Sul finale cedro e muschio arrotondano e ripuliscono moltissimo la fragranza. Tradurrei visivamente Tilleul Cédrat con l'impressionismo puro di Claude Monet e in particolare il quadro Donna in giardino. È un dipinto fatto di macchie di luce accecante e dove si sente all'ennesima potenza quel profumo della natura in rigoglio. Se stai cercando un profumo di nicchia ma a un prezzo umano, io consiglio di dare un'annusata alla linea Spezierie Palazzo Vecchio. E oggi parliamo del loro Sico e Danae. È un profumo che io definirei un dissetante sofisticato. Qui infatti c'è un fiore di pesco che si sente moltissimo. Inizialmente pensavo fosse proprio un frutto, di una pesca un po' acerba che è accompagnata dalla croccantezza di una mela. Qui ci sono due guardiani di eccezione alla dolcezza che vanno a riequilibrare il tutto. Il primo è il galbano, che ha una resina amara che sa un po' di linfa, di foglia calpestata. E sul fondo abbiamo il legno di palissandro che va ad asciugare, a dare una certa nobiltà
al profumo. Per Sico e Danae non potevo non muovermi verso la celeberrima Danae di Klimt. Nel mito Danae è la principessa di Argo che viene rinchiusa in una torre di bronzo dal padre Zeus, che sappiamo quanto gli piaceva scopà, si innamora di Danae e trova il modo di fecondarla trasformandosi in una pioggia d'oro. C'è un contrasto tra la parte più fruttata e quindi di questo fico verde, questo fiore di pesco roseo, aranciato, rosso e questa mela rossa che sono bilanciati da colori più scuri. Ci sono queste note che racchiudono e poi c'è questa esplosione di freschezza, di luminosità della frutta. Con il prossimo profumo facciamo un piccolo strappetto alla regola. Io so che c'è qualcuno lì che in estate non vuole rinunciare al cocco. Io per prima non ho niente contro il cocco, mi piace un sacco. Questo non significa che non esistano profumi al cocco dove la parte più burrosa e oleosa viene elevata e ripulita. E anche qui ci verrà in aiuto Spezierie Palazzo Vecchio con il suo frangipane e cocco. Questo è il profumo sicuramente più tropicale tra quelli presentati oggi. Qui la dolcezza burrosa del cocco viene ripulita e nobilitata da questo magnifico e complesso fiore bianco che è il frangipani. Il frangipani è un fiore che ha un'anima fruttata a metà strada tra la pesca e l'albicocca e ha una consistenza lattonica, densa. Sotto la frutta nasconde un cuore molto carnale e ha anche un tocco lievemente speziato con una sfumatura verde quasi di stelo spezzato che va a chiudere il tutto. È proprio una fragranza che io definirei da esotismo d'autore. E a proposito di esotismo d'autore, per me, per frangipane e cocco, non poteva che esserci la firma visiva di Paul Gauguin. Non è un tropico da cartolina turistica, ma una sorta di paradiso primitivo, fatto di colori densi, saturi, caldi, e di corpi ambrati baciati dal sole, di una natura lussureggiante e misteriosa. Ma adesso voglio sentire te, qual è il tuo salvagente olfattivo per questa incredibilmente torrida estate? Scrivimelo nei commenti. Se il video ti è stato utile metti un mi piace e se cerchi ulteriore ispirazione per profumi estivi accessibili ti lascio il link a un video qui dove parlo di 5 profumi per l'estate come se fossero delle cartoline inviate da luoghi di vacanza. Se ti piace l'idea di raccontare i profumi con l'arte, il cinema, la musica, la grafica, la fotografia, allora iscriviti al canale. Grazie per il tuo preziosissimo tempo e noi ci vediamo la settimana prossima con un altro video.